Carissimi, siamo giunti nell'8ª domenica del tempo ordinario e ci apprestiamo ad entrare nel tempo di Quaresima, che inizierà mercoledì, 1° marzo, con il mercoledì delle ceneri. Ma prima di intraprendere questo cammino che ci porterà a vivere la passione, morte e resurrezione di Cristo, il Signore oggi sussurra al nostro cuore: non preoccupatevi. Sono qui presso il Sacro Convento di Assisi, dove sono conservate le spoglie immortali di Francesco. E Francesco è stato il testimone credibile, autorevole di questa parola, è stato il testimone della provvidenza di Dio sull'uomo. Non preoccupatevi di ciò che mangerete, di ciò che berrete. Non preoccupatevi per il vestito che indosserete, del ruolo in pratica. Guardate i gigli dei campi, guardate gli uccelli del cielo. Il Dio, il vostro Padre, si occupa di loro, quanto più si occuperà di voi, sue creature, dell'uomo, la creatura più perfetta che Egli abbia creato. Vedete, per noi è un po' difficile pensare questo. Noi penseremo che oggi il Signore ci dica guardate, mettetevi con le braccia conserte, non fate nulla perché tanto ci pensa il Signore. No, ci dice date il giusto valore alle cose. Ci sono nella nostra vita tante cose a cui noi diamo importanza, certo, a cui noi diamo tempo, a cui noi dedichiamo energia. Signore, dite, date il giusto valore, date il giusto peso a queste cose, perché altrimenti diventano idoli. Ci sono cose a cui noi chiediamo la vita, chiediamo la felicità, ma queste cose, la vita e la felicità, non ce le possono dare. Gli idoli possono essere le nostre attività, il nostro lavoro, anche i nostri hobby, le nostre passioni, le nostre relazioni, le nostre amicizie, addirittura il nostro partner può diventare un idolo. Se queste relazioni, se queste cose non vengono vissute e usate come strumenti di amore, diventano idoli, diventano cose che ci chiederanno tempo, ci chiederanno energie e procureranno solamente ansie nella nostra vita. Questo non vuol dire che non siano importanti e che non sia importante realizzare certe cose o relazionarsi, ma vuol dire dare la giusta importanza. Vedete, il Signore dice, non potete servire due padroni. O servirete Dio o servirete questi idoli. O servirete la ricchezza, per esempio. Tutto può essere strumento per arrivare al regno, ma se questi strumenti diventano fini, allora procureranno solamente infelicità, perché il fine della nostra vita, lo scopo della nostra vita si vedrà realizzato in queste cose che fondamentalmente la vita non ce la possono dare. Mi ricordo una volta che un missionario mi disse: guarda, sono stato in tanti paesi del nord Europa e in alcuni paesi dell'Africa e mi ha sempre colpito il fatto che, pur essendo dei paesi molto sviluppati e molto ricchi, in Nord Europa ho sempre incontrato persone con una depressione esistenziale molto profonda e ho assistito anche a tanti casi di suicidio. E invece mi colpiva come in Africa, in tanti villaggi poverissimi, ci fosse una serenità, una felicità mai trovata altrove. Perché la felicità appartiene alle piccole cose. La felicità appartiene alle persone che sanno fidarsi. La chiave di questo Vangelo ce la dà la prima lettura. Il profeta Isaia racconta di una Sion, cioè del popolo di Israele, che si sente abbandonata da Dio. Sion dice: il Signore mi ha abbandonata, il Signore si è dimenticato di me. Ma Dio gli risponde: si dimentica forse una donna del proprio bambino, così da non commuoversi per il figlio e il frutto delle sue viscere? E aggiunge: se anche ci fosse una donna che si dimenticasse, io non ti dimenticherò mai. Questa è la buona notizia per oggi, il ricordo di Dio verso di noi. Dio si ricorda di noi. Noi a volte ci dimentichiamo di Lui, perché fondamentalmente vorremmo autodeterminarci. L'uomo di oggi vuole farcela con le proprie forze, ha in mente un solo pensiero:
io posso fare qualsiasi cosa e tutto posso affrontare solo con la mia volontà. Bene, davanti a questo pensiero il Signore dice: stai attento, perché questo tuo pensiero ti porterà a scontrarti con la verità dei fatti, e cioè che tu non basti a te stesso. Dio si ricorda di noi e noi possiamo trovare pace solamente in Lui, nella realizzazione del regno, che cioè la realizzazione della nostra relazione con Lui e della nostra vita nel suo cuore. A voi auguro pace.